Viandanti, ben ritrovati su Nobu4Games e benvenuti anche agli sconosciuti che magari capitano qui per caso e a cui mi rivolgo per dir loro che questa è la quarta puntata di una serie molto particolare su Dark Souls, senza gameplay. È una passeggiata per riscoprire le atmosfere, i rumori anche di alcuni luoghi iconici di questo videogioco, per parlare delle emozioni che suscitano e anche alcune curiosità e là dove ci sono anche alcune fonti di ispirazione. In questa puntata attraverseremo la fortezza di Sen e anche Anor Londo, la città degli dei. Prima di cominciare però volevo ringraziare uno di voi che nei commenti del video precedente mi ha fatto notare una imprecisione in merito a un personaggio che si trova nei bassifondi, e quindi vorrei dire a tutti che nella descrizione di quel video ho inserito una errata corrige per cercare di porre rimedio all'errore. Alla fine dell'episodio precedente avevamo attraversato il dominio di Quelaag e avevamo visto come si suona la seconda e ultima campana del risveglio, che ha dato il segnale a un gigante per aprire proprio i cancelli della fortezza di Sen. La fortezza di Sen si trova dopo l'apparente tranquillità della chiesa dei non morti e la sua posizione stessa, come si vede circondata da una foresta, suggerisce proprio quell'idea di isolamento dal mondo esterno. È un luogo che si sviluppa tutto in verticale ed è anche pieno di trappole, perché questa fortezza ha un ruolo ben preciso. È infatti l'ultimo banco di prova per tutti i prescelti che proprio aspirano a raggiungere Anor Londo, la città degli dei. Le armature vuote disseminate per la fortezza potrebbero anche suggerire che in passato questo luogo fosse un campo di addestramento per i soldati al servizio di Gwyn, che poi, col progressivo decadimento della fiamma primordiale e dell'era del fuoco, si è trasformato da luogo di addestramento e di onore in una trappola mortale, nell'ennesimo simbolo della gloria sbiadita delle divinità che un tempo regnavano su queste terre. Per alcuni questo è uno dei luoghi più detestati di Dark Souls, perché se in precedenza l'ostacolo principale era costituito dai nemici, qui invece sono le trappole, a volte nascoste, il vero problema. Una cosa da notare è che questo è un luogo quasi completamente incentrato sul gameplay e infatti non ci fornisce molti dettagli sulla lore di Dark Souls. Tuttavia gli appassionati sono riusciti anche in questo caso ad avanzare storie e ipotesi di tutti i tipi. Ci sono ad esempio teorie in merito al nome. Chi è o che cos'è Sen? C'è chi suppone che si tratti di una traduzione errata perché, a seconda del contesto, Sen in giapponese significherebbe 1000 e quindi potremmo tradurre il nome di questo luogo come la casa o la fortezza dei 1000 pericoli. Seduto tutto solo soletto e forse anche un po' sconsolato,
vediamo Sigmaier, che in realtà avremmo potuto incontrare anche precedentemente fuori dal cancello della fortezza di Sen, se fossimo passati di qua prima di suonare la seconda campana del risveglio. È uno dei personaggi più noti e anche più simpatici solo a guardarlo di Dark Souls, ma come tutti i protagonisti di quest'opera nasconde anche lui un passato triste. Nella fortezza si possono esplorare anche delle zone non obbligatorie che ci permettono di trovare anche altri personaggi come Logan, il mago dal cappello grande, e un mercante. Se invece pensiamo a Sen come un individuo, molti sostengono che fosse un personaggio importante di un'epoca remota, che semplicemente ha costruito la fortezza. C'è chi aggiunge che la fortezza fosse stata affidata al figlio primogenito di Gwyn, poi caduto in disgrazia e letteralmente cancellato dalla storia di questo mondo. Infatti l'identità del primo figlio di Gwyn è uno dei misteri che più ha tenuto sulle spine i fan dell'opera di Miyazaki fino all'uscita di Dark Souls 3. In questo luogo troviamo lungo il tragitto diversi nemici con il collo e la testa di serpente che ritroveremo anche nel palazzo dove vive Seth, il drago senza scaglie, e per questo motivo c'è anche chi sostiene che Sen fosse un sadico, che amava proprio circondarsi di serpenti e che fosse al servizio di Seth. A questo punto devo nuovamente fare un ringraziamento perché uno di voi nei commenti di qualche video precedente mi ha suggerito di disattivare l'HUD. Io ammetto che non sapevo ci fosse questa possibilità nelle opzioni, così ora mi sono ricordato di questo suggerimento e questo è il risultato. Direi che ora la passeggiata sarà ancora più immersiva. Ci sono dei giganti che dominano la vetta della fortezza e lui passa la vita a lanciare queste rocce sferiche addosso ai poveri prescelti. Se vogliamo dare un significato a questa fortezza, direi che rispecchia perfettamente uno dei temi portanti di tutti i Dark Souls e potremmo dire dei Souls-like in generale: la perseveranza, il fatto di fare piccoli progressi affrontando difficoltà apparentemente insormontabili. Il panorama offerto dalla cima della fortezza per me è uno dei più belli di tutto il gioco, perché trasmette molto bene un senso di maestosità e anche quella sensazione di aver percorso un lungo cammino per arrivare fino a qui. E in questo luogo possiamo anche scorgere da dove è iniziata la passeggiata di questo episodio.
Sul web ho trovato anche post su Reddit in cui alcuni utenti sottolineano come in qualche modo la fortezza di Sen ricordi strutture a cavallo tra l'architettura romanica del XII secolo e quella gotica, che guarda caso sarà molto dominante in Anor Londo. A me vengono subito in mente le tantissime fortezze medievali che si trovano in Italia, con mura formate da pietre molto spesse che trasmettono un grande senso di robustezza, e strutture come ad esempio le torri di San Gimignano, molto squadrate ma anche molto imponenti e circondate da tanto verde. Il guardiano della fortezza di Sen, che si erge come ultima barriera prima che venga rivelato il cammino verso Anor Londo, è il colossale golem di ferro. Questo enorme automa fu creato dagli dei di Anor Londo, fondendo il potere di un'anima con le ossa di antichi draghi, formando un potente nucleo per il suo corpo metallico. Sconfitto il golem, possiamo proseguire, ma tra poco scopriremo che la via è bloccata. Tuttavia qualcos'altro ci può portare nella città degli dei. Dopo le trappole della fortezza di Sen e prima ancora le insidie della palude e il caos della città infernale, Dark Souls sembra finalmente voler premiare il giocatore con la magnificenza di Anor Londo. Un luogo che all'inizio sembra rilassante, tranquillo, tenuto benissimo, sembra non esserci spazio nemmeno per un granello di polvere. È una sorta di ricompensa per le difficoltà che abbiamo superato. Si capisce subito che siamo arrivati in un luogo di elite e infatti è la capitale del regno di Lordran, fatta costruire da Lord Gwyn dopo aver sconfitto i draghi. Ma come i giocatori più esperti sanno, quella che abbiamo di fronte agli occhi è solo una facciata, ma ne riparleremo tra non molto alla fine di questo episodio. I cavalieri che troviamo qui non ci attaccano a vista e trasmettono quell'idea di solennità, di forza e di fedeltà che è tipica di un castello reale. Questa è la statua di uno dei due guerrieri più importanti di Anor Londo,
di cui parleremo più tardi. Giù da queste scale troviamo un'altra guardiana del fuoco, che questa volta, a differenza di Anastasia, è libera, ed è libera dalle catene ed è anche libera di parlare. Anor Londo si ispira chiaramente all'architettura gotica e guardando la cattedrale che custodisce il trono di Gwyn è impossibile non vederci neanche troppo tra le righe il Duomo di Milano, che credo non abbia bisogno di presentazioni. In questa zona ho avuto qualche grattacapo non tanto per il gargoyle che bisogna affrontare, quanto perché non mi ero accorto che per proseguire bisognava attraversare uno stretto passaggio sotto queste specie di guglie per raggiungere il tetto dell'edificio a fianco e passare attraverso le vetrate rotte. In questo grande salone troviamo dei guardiani che sono messi qui per custodire quel dipinto che si trova in fondo alla sala. In realtà questo è il mondo di Ariamis ed è un luogo segreto di Dark Souls che si può esplorare se ritorniamo nella cella da cui tutto è iniziato per recuperare una bambola. Tutti i nemici che troviamo in Anor Londo riflettono in qualche modo la dualità della città. Le guardie che ci sono all'inizio e anche i Cavalieri d'Argento incarnano proprio quel senso di antica gloria e di incrollabile lealtà agli dei o all'illusione di essi. I guardiani invece del dipinto, quelli che custodiscono il mondo di Ariamis, suggeriscono proprio che ci sono dei segreti nascosti, delle entità bandite, mentre invece i demoni con le ali di pipistrello, apparentemente al servizio degli dei, ma comunque imperfetti, aumentano per quanto mi riguarda quella sensazione che ci sia qualcosa che non vada. Di fronte abbiamo la tomba di Gwyn, il signore di questa città, che è un luogo importante per il motivo che ho appena citato, e poi anche perché troviamo degli indizi sul primogenito dimenticato di questo lord. C'è anche un terzo motivo di cui vi parlerò
alla fine di questa puntata. Se l'esterno è un omaggio al Duomo milanese, immagino non tutti sappiano che parte degli interni, che non vedremo ma metto comunque qualche immagine in sovraimpressione, sono invece ispirati al castello di Chambord in Francia. L'edificio che vediamo là in alto è la dimora di Set, il drago rinnegato che ha consegnato a Gwyn la vittoria nell'antica battaglia proprio contro i draghi. Prima di proseguire per la via canonica vorrei passare a fare un saluto a un altro fabbro molto importante e per me anche un po' buffo. Questa è una zona che ha fatto molto discutere perché è davvero difficile proseguire, in quanto bisogna raggiungere il cornicione di quell'edificio e affrontare almeno uno dei due cavalieri d'argento che tra l'altro ci attaccano con delle frecce antidrago. Superate altre avversità, adesso attraversiamo il portone principale che ci porterà verso la sala del trono, dove osserveremo un po' di rispettoso silenzio. Quindi vi anticipo qui che vedremo 3 statue, una di Gwyn ovviamente, l'altra della figlia di Gwyn e l'altra mancante del misterioso primogenito dimenticato. Il banco di prova finale di Anor Londo è lo scontro con i cavalieri Ornstein e Smog, un duo formidabile che sorveglia l'ingresso della camera di Guinevere, la figlia di Gwyn. Questa per molti è considerata una delle battaglie più difficili del gioco e ammetto che tra questi ci sono anche io. Eccoci di fronte a Guinevere, la figlia di Gwyn. Arrivati a questo punto possiamo ascoltare il suo discorso e lei ovviamente ci inviterà a seguire il destino del padre, quindi a immolarci nella fiamma primordiale per far proseguire
l'era del fuoco, l'era degli dei. Guinevere ci consegnerà anche il ricettacolo per le anime degli altri lord che dovremo recuperare prima di poter accedere allo scontro finale di Dark Souls. Ma la community degli appassionati di Dark Souls ha scoperto un segreto che ribalta completamente Anor Londo. Infatti è possibile colpire Guinevere e se lo facciamo ci rendiamo conto che questa fanciulla è solo un'illusione. È la stessa luce del sole che bacia Anor Londo, è un'illusione, è il tentativo disperato di mantenere una parvenza di gloria e di potere in un regno ormai decaduto e desolato. Se smascheriamo l'oscurità che avvolge Anor Londo, tornando alla tomba di Gwyn, potremo aprire un passaggio che ci porterà dall'artefice di questa illusione, l'ultima divinità rimasta nella città. Sto parlando di Gwyndolin, detto anche il Sole Oscuro, il figlio minore di Gwyn. La presenza di questo personaggio dimostra cosa sono disposti a fare gli ultimi potenti pur di attaccarsi alla speranza di perpetrare il proprio potere. E questa storia segreta, ma tanto importante per la lore del gioco, aumenta ulteriormente il fascino dell'opera di Miyazaki perché semplicemente la rende ancora più ricca di mistero. Una curiosità finale su Gwyndolin è il fatto che, pur essendo un maschio, è noto che il padre lo crebbe come una figlia, un po' come accade in Lady Oscar, il famoso manga e cartone animato di Ryoko Ikeda. Il motivo pare risiedere nel fatto che Gwyndolin nacque sotto un forte influsso da parte della luna, che è noto come uno degli archetipi femminili per eccellenza, e non a caso potremo decidere di affrontare Gwyndolin oppure di stringere un patto con lui ed entrare a far parte della sua confraternita che si chiama le Lame della Luna Oscura. Anche questa volta siamo arrivati alla fine del percorso, quindi non mi resta che ringraziare chi ha seguito tutta la passeggiata e rinnovare l'appuntamento per il prossimo episodio. Grazie e a presto.